Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono sempre circondata da macchine. Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e sono un'aspirante scrittrice che condivide il suo percorso qui su YouTube. E oggi vi parlerò di come sconfiggere il blocco dello scrittore. Prima di iniziare vorrei dire che le tecniche di cui parlerò in questo video sono tecniche che funzionano per me. Questo non vuol dire che funzioneranno anche per voi, ma vi consiglio ovviamente di provare e vedere. In linea generale ognuno dovrebbe comunque trovare i propri metodi, ovviamente. Con il termine blocco dello scrittore si intende un momento in cui uno scrittore non è in grado di andare avanti a scrivere ed è appunto bloccato. Se avete visto i miei video sapete che scrivo da molti anni, nonostante io non sia pubblicata. Ho scritto fanfiction e storie originali su internet dal più o meno 2012 e nel corso degli anni mi sono trovata molte volte bloccata, non solo a livello di singola storia ma a livello anche proprio del fatto che non riuscivo a scrivere, non avevo ispirazione, non riuscivo a concentrarmi e per questo motivo c'è stato un periodo della mia vita in cui ho scritto quasi nulla. Proprio perché ho esperienza con questo, nel corso degli anni ho trovato diverse tecniche e trucchi che non solo mi sblocchino nel momento in cui sono appunto bloccata, ma che mi aiutano anche a prevenire il blocco. Queste tecniche sono: tecnica, trucco, consiglio numero 1. Cercate di ricordarvi perché avete deciso di scrivere proprio quella storia su cui state lavorando e che vi ha bloccato. Alcune volte la pressione che mettiamo su noi stessi e sulle storie che scriviamo ci fa dimenticare perché abbiamo scelto di iniziare a scrivere proprio quella storia. Quando ciò accade è necessario tornare all'inizio e pensare a perché abbiamo deciso di scrivere quella storia, perché proprio quella storia e non un'altra. Era l'idea, i personaggi, la trama, il messaggio, che cosa vi ha fatto innamorare di questa storia e vi ha spinto a scriverla. In pratica dovete ritrovare quella connessione emotiva iniziale che vi ha spinto ad iniziare a scrivere, in modo da poterla usare per andare avanti a scrivere e sbloccarvi. La seconda tecnica è mettere insieme un kit di ispirazione. Ovviamente l'ispirazione funziona diversamente per ognuno di noi e il mio consiglio in generale è di trovare quello che funziona per voi. Una volta che l'avete trovato potete mettere insieme quello che io ho battezzato un kit di ispirazione, che praticamente altro non è che l'insieme di tutto ciò che vi ispira. Come ho detto, questo dipende molto da cosa vi ispira personalmente. Per me si tratta solitamente di cose come una board su Pinterest. Se non sapete cos'è Pinterest, è questo sito in cui puoi salvare immagini e dividerle in board, che sono praticamente come dei gruppi, delle gallerie, e solitamente quello che io faccio è ogni volta che inizio un nuovo progetto faccio una board per quel progetto e all'interno metto diverse sezioni come i luoghi, i personaggi, l'estetic, l'ambientazione, cose del genere, e ogni volta che trovo una foto che mi ricorda la storia la inserisco nella board. È un metodo fantastico per trovare ispirazione non solo prima di iniziare la storia o comunque durante, ma anche quando poi siete bloccati. Se siete bloccati potete infatti tornare indietro e guardare tutte le foto che avete salvato e lasciare che vi ispirino, o potete andare a cercarne di nuove con lo stesso obiettivo, dipende da voi. Idealmente vi consiglierei di metterla insieme prima di iniziare a scrivere, in modo che sia lì per voi pronta per essere usata in caso di bisogno, e ovviamente potete aggiungere nel momento in cui siete bloccati e quello che già avete non è sufficiente. Un'altra cosa che personalmente uso è una playlist. Io uso Spotify, quindi solitamente lo faccio su Spotify appunto. Solitamente non vado attivamente a cercare le canzoni, mi limito ad aggiungerle a una playlist relativa alla storia nel momento in cui le ascolto e mi ricordano quella storia. Il terzo consiglio o tecnica è di fare una pausa. Tutti hanno bisogno di una pausa. Passare ore di fronte a una pagina bianca cercando di costringersi a scrivere a lungo andare è assolutamente deleterio. Vi renderà solo più frustrati e vi bloccherà ancora di più. Per questo io consiglio di fare appunto una pausa. Ora, personalmente io ho due diversi tipi di pausa. Nella prima tipologia di pausa faccio qualsiasi cosa relativa alla storia che non sia scrivere, quindi nuove immagini per Pinterest, schede personaggi, lavoro alla trama e così via, qualsiasi cosa che appunto non sia scrivere. L'obiettivo è affrontare la storia da un diverso angolo, invece di concentrarsi sullo scrivere la storia, concentrarsi sui singoli elementi come i personaggi e l'ambientazione, o appunto qualcosa di visivo come un'immagine, in modo da sbloccarsi. La seconda tipologia di pausa è quella in cui faccio qualcosa completamente diverso dalla scrittura. L'obiettivo è di dimenticarmi praticamente che la storia esista, quindi vado fuori a fare una passeggiata, guardo un film, leggo, alle volte faccio cose tipo le pulizie o lavo i piatti. Il quarto consiglio
è di usare i dialoghi. Questo è qualcosa che ho scoperto durante il NaNoWriMo del 2020, perché ovviamente dovendo scrivere tutti i giorni mi sono trovata diverse volte al punto in cui non sapevo come andare avanti, cioè avevo diverse opzioni davanti a me e non sapevo quale scegliere. E per sbloccarmi ho iniziato a usare dialoghi, che praticamente vuol dire che faccio discutere le varie opzioni ai personaggi. Solitamente lo faccio in forma di dialogo e non sempre lo tengo come parte del capitolo, alle volte lo faccio solo come appunto metodo per sbloccarmi e poi non utilizzo neanche il dialogo, ma praticamente utilizzo appunto i dialoghi per sbloccarmi, ecco. Il quinto consiglio è di usare le parentesi e i segnaposto. Le parentesi sono particolarmente utili se sapete cosa deve succedere nella storia ma non sapete come farlo accadere, che è un problema che io ho sempre. Di nuovo, durante il NaNoWriMo 2020 mi sono dovuta ingegnare e ho trovato questo metodo, che praticamente consiste nello scrivere tra parentesi quello che deve accadere. Metterò una foto qui da qualche parte e sarebbe una cosa tipo: nel bel mezzo di un dialogo, aperta parentesi, personaggio deve fare questo, questo e quest'altro, chiusa parentesi, vado avanti col dialogo, per dire. Questo è particolarmente utile se conosco una scena e conosco la scena successiva ma mi manca qualcosa nel mezzo. Scrivo la prima scena, poi tra parentesi scrivo quello che ho bisogno che accada e vado alla seconda scena che ho già più chiara, e così via. È un altro metodo per continuare a scrivere durante il NaNoWriMo, perché questo era il mio obiettivo quando ho ideato questo metodo, ed è appunto utile perché ti dice che cosa deve succedere ma non ti fermi a cercare di farlo succedere, diciamo, mentre stai scrivendo. Un altro strumento sono i segnaposto. Sono molto personali, ogni scrittore li utilizza un po' come vuole. Io solitamente scrivo la parola tra i due asterischi perché mi rende più facile poi trovare la parola quando devo sostituirla, e lo uso per cose tipo i nomi dei personaggi, quindi scrivo asterisco, nome personaggio, asterisco e vado avanti. O colore degli occhi, ad esempio, quindi scrivo colore degli occhi tra asterischi e so che devo inserire prima o poi il colore degli occhi, e così via. Come ho detto, dipende. So che alcune persone usano le parentesi, ma io ho sempre usato gli asterischi, e usando appunto le parentesi per il consiglio precedente sull'inserire quello che deve succedere, non volevo creare confusione. Il sesto consiglio è di parlare della vostra storia con un altro scrittore. Se avete visto altri dei miei video sapete quanto io ritenga importante avere una community di scrittori, e questo si può rivelare particolarmente utile quando uno è bloccato. Parlare di cosa ci blocchi con un altro scrittore può aiutarci ad avere un'idea più generale di quale sia il problema, e oltretutto, essendo l'altro scrittore non l'autore della storia, possono essere in grado di notare dettagli che a noi sono sfuggiti. Il settimo punto è di guardare la storia nella sua interezza. Alle volte siamo troppo concentrati sui singoli dettagli, la singola scena, il singolo dialogo, e perdiamo di vista la storia in generale. Questo consiglio dipende molto da se siate planner o plancer o Panzer. Se non sapete cosa vuol dire, praticamente planner è qualcuno che pianifica tutta la storia prima di iniziare a scrivere. Panzer è qualcuno che non pianifica niente, come viene, scrivono tutta la storia così. Un planzer invece è una via di mezzo, qualcuno che pianifica un po' prima ma non dettagliatamente o non tutta la storia e scrive. Io sono una planzer e per me vuol dire pianificare e scrivere allo stesso tempo. Solitamente pianifico qualcosa prima di iniziare a scrivere e vado avanti a pianificare durante la scrittura. Quindi per me guardare la storia nella sua interezza vuol dire fermarmi, smettere di scrivere, tornare indietro a quello che ho pianificato e rendermi conto di dove sono, di cosa voglio che succeda, e praticamente fare il punto della situazione. Ovviamente se non pianificate niente, questo consiglio per voi può essere o impossibile o dovete trovare un altro metodo più ingegnoso per farlo. In generale l'idea sarebbe appunto di vedere la storia nella sua interezza in modo da poter identificare cos'è di preciso che vi blocca. L'ottavo punto è cambiare strumento di scrittura. Questo dipende da quale strumento usate per scrivere. Io scrivo solitamente sul mio computer e quindi per me cambiare strumento vuol dire semplicemente scrivere a mano. Magari voi scrivete a mano e il cambio per voi è scrivere al computer, dipende. Con strumento di solito intendo appunto da computer a mano, non intendo Scrivener piuttosto che Word o cose del genere. Deve essere qualcosa di abbastanza diverso, perché lo scopo è cambiare, diciamo, la vostra impostazione mentale usando uno strumento diverso da quello che usate di solito. Lo scopo è appunto avere una nuova prospettiva. Personalmente scrivo a mano perché mi rallenta proprio il mio processo mentale, mi permette di concentrarmi di più su quello che sto scrivendo e mi fa
riflettere di più prima di iniziare a scrivere la frase o il dialogo, eccetera. Mentre se sono al computer vado di filato, perché anche se sbaglio qualcosa posso cancellarlo, mentre invece a mano dovrei tirare delle righe. Diciamo che mentalmente non mi piace l'idea. Questo trucco per me funziona particolarmente quando sono bloccata con una scena o quando devo inserire una nuova scena mentre edito, perché mi permette di concentrarmi solo su quella scena nuova che devo aggiungere e non sulle scene già scritte prima e dopo. Il nono punto è di cercare l'ispirazione in altri scrittori. Come fare questa cosa dipende da quale media volete usare. Io ovviamente uso YouTube, il motivo per il quale ho iniziato questo canale è che ho passato un anno intero a guardare video di altri aspiranti scrittori che condividevano il loro percorso e volevo fare la stessa cosa. Amo guardare i loro video, amo guardare i loro progressi e i loro consigli e la condivisione delle loro esperienze. Una social media che uso per questo è Instagram, soprattutto in Italia. Ho notato che la maggior parte degli scrittori o aspiranti scrittori italiani usa Instagram e io ho aperto il mio profilo Instagram ancora prima di questo canale e nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo sono riuscita a creare, diciamo, una community. Seguo un sacco di aspiranti scrittori, molti di loro sono miei amici e amo avere la possibilità di seguire il loro percorso, non solo parlando con loro, perché comunque appunto li conosco, ma anche attraverso quello che condividono sui social media. E ci sono un sacco di iniziative carine, anche se io non ho mai il tempo per partecipare. In ogni caso, personalmente guardare i progressi altrui mi ispira tantissimo, ma attenzione a non fare troppo il paragone. Personalmente guardare altri scrittori mi ispira e mi sprona molto, ma per molte persone potrebbe essere un problema, potrebbero fare dei paragoni e potrebbero sentirsi inadeguati perché non sono allo stesso livello della persona che stanno guardando, quindi questo potrebbe non funzionare per voi, come ogni consiglio che ho appena dato. Quindi state molto attenti, nessuno vi conosce meglio di voi stessi, quindi dovete rendervi conto se fare una cosa del genere potrebbe veramente aiutarvi o essere invece deleteria, perché comunque ognuno è diverso e ognuno si approccia diversamente alla scrittura, quindi quello che vale per uno potrebbe non valere per gli altri. L'ultimo e decimo punto è di lasciar perdere il perfezionismo. Parliamoci chiaro, una prima stesura non sarà mai perfetta, mai, ma neanche la seconda o la terza. Un libro non sarà mai perfetto, a mio parere. Sarebbe abbastanza noioso se lo fosse, ma in linea generale, soprattutto una prima stesura, non potete aspettarvi un libro già pronto alla pubblicazione, a meno che siate dei mostri, ma penso che ci sia una persona su 1 milione che in una stesura riesca già a ottenere materiale perfetto per la pubblicazione. Quindi il mio consiglio è di accettare questa cosa e continuare a scrivere. Una prima stesura non è il posto per cui preoccuparsi e essere perfezionisti. Accettate che la vostra prima stesura probabilmente farà schifo e andate avanti. Se vi concentrate sul perfezionismo durante una prima stesura non la finirete mai, fidatevi, ne so qualcosa. E con questo finiamo il video di oggi. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui e vi invito a mettere mi piace se il video vi è appunto stato utile e di iscrivervi al canale se volete di più di questi contenuti. Io sono Druci Alba, sono un'aspirante scrittrice e condivido il mio percorso su questo canale. Nella speranza che questo video vi sia stato utile, io vi saluto e vi auguro buona scrittura. Alla prossima!